Non so se crederai a quello che sto per dirti. In effetti, non sono sicuro che avrei creduto a me stesso se non lo avessi vissuto con i miei occhi. Ma qualcosa è successo quella notte. Qualcosa che non riesco a spiegare. Lascia che ti racconti dall'inizio. Era un pomeriggio come tanti, o almeno così sembrava. Eravamo in missione in mezzo all'oceano, una rotta tranquilla. Poi, all'improvviso, i sensori della nave rilevarono qualcosa. Un segnale, una fonte di energia che non doveva essere lì. Niente di questo mondo poteva emettere una frequenza del genere, eppure era lì, sotto di noi, a pochi metri di profondità. La nave si fermò, nessuno riusciva a spiegarselo. Così decisi di immergermi. L'acqua era fredda, l'oscurità totale, ma man mano che scendevo qualcosa iniziava a brillare in lontananza. Rovine antiche, dimenticate. E nel mezzo quei cristalli blu che pulsavano, emanando una luce che non avevo mai visto prima. Ti giuro, erano come vivi. Non avevo idea di cosa fossero, ma una cosa era certa. Avevo trovato qualcosa di straordinario. Toccai uno di quei cristalli e in quel momento è successo. Una scarica di energia mi ha attraversato. Il tempo sembrava fermarsi e quando riaprii gli occhi non ero più in fondo all'oceano. Mi trovavo in un altro mondo. Atlantide, davanti a me, viva come nei miti. E ora sono qui a raccontarti tutto questo, ma non so se crederai mai a ciò che ho visto. Atlantide esiste davvero. Quando riaprii gli occhi, stavo su una collina e sotto di me si dispiegavano campi coltivati a perdita d'occhio. Erano perfetti, geometrici, irrigati da canali d'acqua cristallina che scintillavano sotto il sole. Le terrazze agricole erano disposte in livelli armoniosi, ciascuna coltivata con precisione e bellezza, come se la natura stessa fosse stata plasmata dall'uomo. L'aria era fresca e profumava di mare. Vidi dei bellissimi giardini pensili, con templi ricavati direttamente dalla roccia della montagna e bellissime piscine. Percorsi armoniosi che incanalano l'acqua potabile direttamente dalle montagne al cuore della città. Avanzai lentamente, incapace di distogliere lo sguardo da tutta questa meraviglia quando all'improvviso la vidi. Ero davanti alla grande porta di Atlantide. Era immensa. Nessuna parola può rendere giustizia a ciò che vidi. Era imponente e realizzata in un metallo dorato che scintillava al sole. Ogni superficie era finemente incisa con simboli e motivi che non avevo mai visto prima, forse una lingua dimenticata o un omaggio agli antichi dei. Davanti alla porta c'erano due immense statue d'oro e ai lati della porta si innalzavano due torri cilindriche, fatte di pietra scura e pregiata e liscia. Sulla sommità di ciascuna torre, bracieri ardenti illuminavano l'ingresso, proiettando ombre danzanti sulle pareti dorate, come se Atlantide stessa fosse ancora viva, pronta ad accogliere o respingere chiunque osasse avvicinarsi. Passai attraverso la porta, il cuore che batteva forte, ed ecco che davanti a me si ergeva un altro prodigio, un obelisco colossale, così alto che sembrava perforare il cielo. Era realizzato con un unico blocco di pietra calcarea. Sembrava molto antico e decorato con inserzioni centrali
che si stagliavano verso la sommità. La maestosità di Atlantide era ovunque e io stavo solo cominciando a scoprire i suoi segreti. Dopo l'obelisco mi trovai davanti alla prima cerchia di mura di Atlantide. Erano enormi, fatte di pietra basaltica scura e rinforzate con metalli preziosi che brillavano alla luce del sole. Ogni blocco portava incisioni antiche, racconti di battaglie e miti scolpiti con una precisione inquietante. Statue di guerrieri vigilavano silenziosamente, eterni guardiani della città. Sopra di me, sui camminamenti superiori, c'erano soldati in armatura, pronti a difendere la città come se la minaccia fosse sempre vicina. Queste mura non erano solo monumenti, ma una fortezza vivente, impenetrabile e maestosa. Atlantide sembrava invulnerabile, una civiltà che sfidava il tempo stesso. Oltre le mura, entrai nella prima fascia di terra circolare. Qui il cuore marittimo di Atlantide si rivelava in tutta la sua potenza. La darsena militare si estendeva davanti a me, un vasto cantiere dove navi da guerra venivano costruite e riparate con una precisione incredibile. Giganteschi scafi riposavano su banchine di pietra, mentre artigiani e operai lavoravano con cura, quasi come se ogni nave fosse un'opera d'arte. Mentre osservavo la maestosità di questo luogo, un riflesso catturò il mio sguardo. Mi voltai e notai qualcosa che prima mi era sfuggito. Sulle montagne vicine si stagliava una struttura imponente e delicata allo stesso tempo, l'osservatorio astronomico. La sua torre si innalzava verso il cielo, quasi come se volesse toccare le stelle. Era lì, silenzioso, come un guardiano che osservava l'universo e teneva traccia dei movimenti celesti. Proseguii la mia esplorazione della prima fascia di terra. Giunsi così al grande porto di Atlantide. Era meraviglioso, con navi sontuose che solcavano le acque limpide, decorate con vele e bandiere con simboli atlantidei. I moli di pietra erano ornati da sculture marine, tritoni e creature mitologiche che raccontavano storie di un legame profondo con il mare. Spostando lo sguardo, notai grandi acquedotti che si estendevano per chilometri. Costruiti in pietra liscia e oricalco, i loro archi possenti portavano l'acqua preziosa dalle montagne attraverso la città. Ogni acquedotto era un capolavoro di ingegneria, unendo bellezza e funzionalità. Non mi sembrava possibile assistere a tanta perfezione. Dopo il porto mi avventurai verso un'altra meraviglia, un anfiteatro monumentale. Le gradinate di marmo bianco brillavano alla luce del sole, creando un contrasto abbagliante con il cielo azzurro. Attorno all'anfiteatro era pieno di statue di atleti e guerrieri che si ergevano in pose dinamiche, immortalando momenti di gloria e forza. Al centro c'era un grande campo da gioco, pronto per battaglie simulate o competizioni atletiche. Le mura alte che circondavano l'area erano decorate con elementi metallici, scintillanti e magnifici. Le colonne esterne dell'anfiteatro, maestose e imponenti, erano adornate con ghirlande e drappeggi colorati che ondeggiavano dolcemente al vento. Mi dirigo adesso verso la seconda cinta muraria e vedo 4 porte monumentali, diverse da qualsiasi altra struttura che avessi visto. Erano le vecchie porte di Atlantide, antiche e maestose, testimoni di un'epoca passata. La porta di Poseidone, ornata da intricati bassorilievi, era dedicata al dio del mare, con un'enorme statua di bronzo dorato. La porta della luna brillava delicatamente, con simboli lunari che riflettevano la luce del sole, creando un'atmosfera magica. La porta degli schiavi, più austera, raccontava storie di conquiste e sacrifici, mentre la porta oscura, imponente e minacciosa, sembrava custodire segreti dimenticati, avvolta da un'aura di mistero. Intuisco che queste porte erano le più antiche di Atlantide, forse le prime costruite, e non si integravano perfettamente con lo stile delle nuove mura. La loro presenza richiamava il passato, una connessione profonda con la storia e le leggende di questa civiltà perduta. Il resto della cinta muraria era diversa dalla prima, quella esterna. Era meno imponente, più elegante, con pietre più chiare e tante statue incastonate in numerose nicchie lungo le mura. Si è fatta sera ed il chiarore delle torce in cima alle alti torri di guardia rende tutto molto suggestivo, quasi magico.
Superata la seconda striscia di mura, entrai in un vibrante mondo di mercati cittadini. Le strade erano animate da venditori che esponevano le loro merci, creando un tripudio di colori e suoni. Il profumo di spezie e di cibi freschi si mescolava con le voci delle persone che contrattavano e si scambiavano notizie. Quando vidi il mercato coperto, rimasi senza parole. C'era una strana energia usata come fonte di illuminazione. Forse erano cristalli che avevo visto in fondo al mare, o qualcosa che ancora dovevo scoprire, forse al centro della città. Proseguendo, mi avventurai in un laboratorio alchemico, un luogo cupo e misterioso. Le pareti erano coperte di simboli alchemici e formule incise, mentre vetrerie e alambicchi occupavano ogni angolo. Grandi tavoli in pietra erano disseminati di pentole e forni rudimentali, che emanavano un calore avvolgente. Qui il sapere ancestrale degli alchimisti sembrava palpabile. A poca distanza si ergeva l'Accademia di Scienza e Tecnologia, un grande edificio simmetrico con cupole dorate e torri osservative. Il cortile interno, circondato da portici eleganti, ospitava una grande sfera armillare che brillava sotto la luna. All'interno, le sale erano ricche di strumenti scientifici e alchemici, con pavimenti intarsiati di simboli geometrici, un luogo dove la conoscenza si fondeva con l'arte e l'ingegno. In quel momento compresi perché Atlantide era considerata un faro di innovazione, un crocevia di idee che brillava attraverso i secoli. Chissà se sarà vero che gli antichi popoli custodivano parte del sapere di Atlantide. Chissà che cosa nasconde il cuore della città, oltre l'ultima cinta di mura. Ormai si era fatto giorno quando superai la terza cinta di mura, che si distingueva per il suo splendore. Costruite in pietra bianca, le mura erano decorate con statue di marmo e dettagli dorati. Trasmettevano un senso di eleganza e bellezza senza pari. Ogni angolo era un capolavoro, impossibile descriverne la bellezza. All'interno di queste mura si trovavano i bagni termali, un luogo di relax e purificazione. Ma credo che non fossero destinati a tutti, ma solo ai più facoltosi. Le acque calde, fumanti e cristalline scorrevano in piscine ornate, mentre colonne decorate con fiori e motivi geometrici creavano un'atmosfera di serenità. Qui gli Atlantidei si ritrovavano per socializzare e rinnovarsi, in un ambiente che sembrava quasi sacro. Non lontano si ergeva la grande biblioteca, un tempio del sapere e della conoscenza. Le sue enormi porte si aprivano su sale maestose, piene di rotoli e manoscritti antichi. Chissà se qualcuna di queste scritture riposa da qualche parte. Penso spesso a questo posto e alla miniera di conoscenza che ho visto e che è andata perduta. Lasciai la biblioteca per dirigermi sempre più verso il centro della città. Raggiunsi così l'agorà centrale. Una piazza immensa rivestita di marmo bianco lucido. Una cosa mai vista prima in vita mia. Ogni passo risuonava su quella superficie scintillante, mentre le colonne di pregiato marmo bianchissimo si erigevano maestose accanto a me, decorate con intarsi e dettagli dorati che catturavano la luce del sole. C'era una grande struttura coperta, si stagliava sopra una parte della piazza, offrendo riparo e creando un'atmosfera intima. Qui filosofi e pensatori si radunavano, scambiando idee e dibattendo su argomenti profondi. La piazza era un crocevia di culture, un luogo dove persone di ogni tipo si incontravano per socializzare e confrontarsi. Forse è da qui che partono le leggende di Atlantide. Finalmente arrivai al cuore di Atlantide e finalmente ero davanti al famoso Tempio d'Oro. La sua cupola d'oro brillava intensamente sotto il sole, così tanto che quasi accecava. Entrando, rimasi senza fiato. Era tutto dorato, le colonne stesse erano ricoperte d'oro, nel pavimento c'erano intarsi d'oro, le statue erano d'oro
Non avevo mai visto e immaginato una cosa simile. Non ho parole per descriverlo. Accanto al tempio si ergeva un piccolo monoptero di Poseidone, ornato da 7 colonne d'oro che si affacciavano sul mare, un luogo di adorazione e contemplazione. Sulla destra trovai un altro tempio, dedicato alla dea della luna, Selene. Più piccolo ma altrettanto affascinante, anche questo realizzato interamente in oro. Non potevo credere che un tale sfarzo esistesse davvero. Il valore di queste opere superava qualsiasi immaginazione umana. Ammiravo, incredulo, l'abilità e la devozione necessarie per erigere simili meraviglie. E capivo che Atlantide non era solo una città, ma il fulcro di una sapienza e di un lusso ineguagliabili, come se ogni cosa, persino gli dei stessi, fossero stati scolpiti in oro eterno. Poco distante dal Tempio d'Oro, scoprii il centro per il culto delle energie, un luogo che univa misticismo e scienza. Questa grande struttura circolare era dominata da un imponente obelisco centrale che si innalzava verso il cielo, simbolo della connessione tra il mondo terrestre e le forze naturali. Intorno all'obelisco, macchine e pietre energetiche pulsavano di una luce intensa, mentre sale adiacenti erano dedicate ai sacerdoti scienziati che conducevano rituali e esperimenti. Qui si esploravano forze misteriose come il magnetismo e l'energia cosmica, cercando di comprenderne i segreti e di canalizzarne il potere. Nel cuore di questo centro notai cristalli blu che emanavano un'aura magnetica, scintillanti come se custodissero un sapere antico. Avvicinandomi, sentii una connessione profonda, un richiamo che non potevo ignorare. Toccai uno di quei cristalli e immediatamente fui avvolto da una luce abbagliante. Un lampo accecante cancellò tutto ciò che mi circondava. Quando riaprii gli occhi, il silenzio delle profondità marine mi circondava di nuovo. Le rovine, i cristalli, Atlantide stessa, tutto era svanito, come un sogno dissolto all'alba. Eppure, il suo eco risuonava ancora nel mio cuore, vibrante e inconfondibile. Cercammo a lungo altre tracce, rovine o segnali insoliti nella zona, ma ogni tentativo fu vano. Atlantide, con il suo splendore e il suo mistero, era scomparsa senza lasciare traccia. Eppure io sapevo di averla vista. L'intero equipaggio della nave aveva percepito le anomalie, avevano visto gli strumenti impazzire, ma nessuno aveva vissuto ciò che io avevo provato. Mi credevano, questo sì, ma tutti sapevamo che nessun altro avrebbe mai dato credito a una storia simile. Atlantide, una leggenda, un mito. Chi ci avrebbe creduto? Decidemmo di archiviare tutto come anomalia magnetica e giurammo di non parlarne più con nessuno. Non so cosa sia accaduto ad Atlantide, se davvero un disastro l'abbia spazzata via in un solo giorno, come si racconta. Tuttavia la sua grandezza, le sue meraviglie, erano ora parte di me. Per quanto mi riguarda, Atlantide non è scomparsa, è diventata eterna.